Assolutamente. Ecco una versione ampliata del tuo script, mantenendo il tuo stile, tono e formato, e raggiungendo le 1600 parole. Ciao a tutti, e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super contento di avervi qui oggi per un nuovo video. So che state aspettando contenuti succosi e oggi, credetemi, non vi deluderò. Oggi, amici miei, ci addentreremo in un argomento che ha fatto scalpore, che ha diviso l'opinione pubblica e che, diciamocelo, ha stuzzicato la curiosità di tutti noi. La presunta risposta shock di Burak Özçivit sulla nudità in piscina. Sì, avete capito bene. Stiamo parlando di uno degli attori turchi più amati, conosciuto per la sua bellezza, il suo talento e, ultimamente, anche per una presunta dichiarazione che ha mandato in tilt i social media. Prima di iniziare, però, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Attivate la campanella per non perdervi nemmeno un video, perché qui troverete sempre news esclusive, gossip, approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco e non solo. E poi, dai, un piccolo gesto per supportare il canale non costa nulla, no? Bene, ora che abbiamo sbrigato le formalità, entriamo nel vivo della questione. Dunque, cos'è successo esattamente? Da qualche giorno, sui social media e su alcuni siti di gossip, circola una notizia secondo cui Burak Özçivit avrebbe rilasciato una dichiarazione shock sulla nudità in piscina. In pratica, si dice che l'attore abbia espresso un'opinione piuttosto netta, forse addirittura controversa, riguardo al costume da bagno o alla mancanza di esso, in un contesto privato come una piscina. Ovviamente, la notizia si è diffusa a macchia d'olio, scatenando un dibattito infuocato tra i fan e non solo. C'è chi ha appoggiato la presunta posizione di Burak, chi l'ha criticata aspramente e chi, semplicemente, era curioso di sapere cosa avesse detto realmente. E qui, amici miei, entra in gioco la parte più interessante della storia. Perché, a dire la verità, dopo un'attenta ricerca e un'accurata verifica delle fonti, ho scoperto che non c'è alcuna prova concreta che Burak Özçivit abbia mai rilasciato una dichiarazione del genere. Sì, avete capito bene. Sembra che la notizia sia nata da un fraintendimento, da un'interpretazione errata di una sua vecchia intervista, oppure, molto più probabilmente, da una semplice bufala creata ad arte per far parlare di sé. Capiamoci bene, non sto dicendo che Burak Özçivit non abbia un'opinione sulla nudità o sul costume da bagno. È un essere umano come noi e, come tale, ha sicuramente le sue idee e le sue preferenze. Ma non c'è alcuna evidenza che abbia mai espresso pubblicamente un'opinione shock o controversa sull'argomento, almeno non nel modo in cui è stato riportato dai media. Quindi, cosa possiamo imparare da questa storia? Innanzitutto, l'importanza di verificare sempre le fonti prima di credere a tutto ciò che leggiamo sui social media. Viviamo in un'epoca in cui le fake news si diffondono a una velocità impressionante e, spesso, è difficile distinguere la verità dalla menzogna. In secondo luogo, questa vicenda ci dimostra quanto sia facile manipolare l'opinione pubblica attraverso la diffusione di notizie false o distorte. Basta un titolo ad effetto, un'immagine accattivante e un po' di sensazionalismo per creare un vero e proprio caso mediatico. E infine, questa storia ci ricorda che anche le celebrità sono persone come noi, con le loro vite private, le loro opinioni e i loro sentimenti. Non è giusto giudicarle o condannarle sulla base di voci infondate o interpretazioni errate. Ma torniamo a Burak Özçivit. Indipendentemente da ciò che si dice di lui, è innegabile che sia un attore di grande talento e un uomo affascinante. La sua carriera è costellata di successi e il suo fascino continua a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Recentemente, l'ho visto in alcune interviste e devo dire che mi è sembrato sempre molto gentile, professionale e rispettoso. Non mi sembra proprio il tipo da rilasciare dichiarazioni shock o controverse, almeno non senza un valido motivo. Anzi, a dire la verità, ho sempre avuto l'impressione che Burak sia una persona piuttosto riservata e attenta alla sua immagine pubblica. È un uomo di spettacolo, certo, ma anche un padre di famiglia e un marito premuroso. Non credo che si metterebbe mai a rischio di compromettere la sua reputazione con dichiarazioni avventate o fuori luogo. E poi, diciamocelo, Burak Özçivit ha ben altro a cui pensare che alla nudità in piscina. È impegnato con nuovi progetti cinematografici e televisivi, è un testimonial di importanti marchi internazionali e, soprattutto, è un papà innamorato dei suoi figli. Quindi, amici miei, smettiamola di credere alle fake news e concentriamoci sulle cose che contano davvero.
Apprezziamo il talento e la professionalità di Burak Özçivit, sosteniamolo nei suoi progetti futuri e, soprattutto, evitiamo di alimentare inutili polemiche basate su voci infondate. Perché, alla fine della giornata, la verità è che non c'è nessuna risposta shock sulla nudità in piscina. C'è solo una notizia falsa che ha fatto il giro del web e che, fortunatamente, siamo riusciti a smascherare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza sulla questione. Ho cercato di essere il più obiettivo e imparziale possibile, basandomi su fonti affidabili e su un'attenta analisi dei fatti. Ricordatevi sempre di verificare le notizie prima di condividerle e di non credere a tutto ciò che leggete sui social media. La verità è spesso più complessa e sfumata di quanto sembri a prima vista. E con questo siamo giunti alla fine del video di oggi. Spero che abbiate trovato interessante questo approfondimento sulla presunta risposta shock di Burak Özçivit. Ricapitolando, abbiamo visto che la notizia è probabilmente una bufala, che non ci sono prove concrete che l'attore abbia mai rilasciato una dichiarazione del genere e che è importante verificare sempre le fonti prima di credere a tutto ciò che leggiamo. Voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. E ora, tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa storia. Credete che Burak Özçivit abbia mai rilasciato una dichiarazione del genere? Cosa ne pensate della diffusione di fake news sui social media? Sono curioso di conoscere le vostre opinioni. E infine, ma non meno importante, vi invito a mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per permettermi di continuare a creare contenuti di qualità e ad approfondire argomenti interessanti come questo. Grazie ancora per la vostra attenzione e alla prossima. Ciao a tutti. Asterisco. Ma aspettate, non andate via. So che siete curiosi di saperne di più. Approfondiamo un po' la questione delle fake news e del loro impatto sul mondo dello spettacolo, e più in generale sulla nostra società. Come abbiamo visto, la storia di Burak Özçivit è un esempio perfetto di come una semplice voce, un'affermazione inventata di sana pianta, possa diventare virale e scatenare un vero e proprio putiferio. Ma perché succede questo? Quali sono i meccanismi che rendono le fake news così efficaci? Innanzitutto, c'è da dire che le fake news sfruttano spesso le nostre emozioni. Titoli ad effetto, immagini scioccanti, affermazioni scandalose. Tutto è studiato per attirare la nostra attenzione e suscitare una reazione immediata. Spesso, la prima reazione è quella di indignazione, di rabbia, di sorpresa. E in questi momenti siamo meno propensi a ragionare con la testa e più inclini a condividere la notizia con i nostri amici e follower, alimentando così la sua diffusione. Inoltre, le fake news spesso confermano i nostri pregiudizi e le nostre convinzioni. Se siamo già convinti che una determinata persona sia cattiva, stupida o incompetente, saremo più propensi a credere a una notizia che la dipinge in questo modo, anche se non ci sono prove concrete a sostegno di tale affermazione. E poi, c'è l'effetto eco dei social media. Quando una notizia viene condivisa da molte persone, anche se non conosciamo direttamente queste persone, tendiamo a considerarla più credibile. Questo perché ci sembra che ci sia una sorta di consenso attorno a questa notizia, anche se in realtà si tratta solo di un'illusione creata dalla viralità sui social media. Ma quali sono le conseguenze delle fake news? Beh, le conseguenze possono essere molto gravi, sia a livello individuale che a livello sociale. A livello individuale, le fake news possono danneggiare la reputazione di una persona, possono causare stress e ansia, e possono persino portare a problemi legali. A livello sociale, le fake news possono polarizzare l'opinione pubblica, possono alimentare l'odio e la violenza, e possono persino influenzare le elezioni politiche. Pensate, ad esempio, alle fake news che sono state diffuse durante le ultime elezioni presidenziali americane. Si è parlato di brogli elettorali, di schede truccate, di complotti internazionali. Tutte queste notizie, per quanto false e infondate, hanno contribuito a creare un clima di sfiducia e di divisione nel paese. E cosa possiamo fare per contrastare la diffusione delle fake news? Innanzitutto, dobbiamo imparare a verificarle prima di condividerle. Prima di credere a una notizia, chiediamoci sempre, chi è l'autore di questa notizia? Qual è la fonte? Ci sono altre fonti che confermano questa notizia? La notizia è scritta in modo obiettivo e imparziale, o cerca di manipolare le nostre emozioni?
Inoltre, dobbiamo imparare a riconoscere i segnali d'allarme delle fake news. Titoli ad effetto, errori grammaticali, immagini ritoccate, affermazioni sensazionalistiche. Tutti questi sono indizi che dovrebbero farci insospettire. E poi, dobbiamo segnalare le fake news ai social media e ai siti di informazione. Molti social media hanno implementato dei sistemi per segnalare le notizie false o ingannevoli, e spesso si affidano alla collaborazione degli utenti per individuare e rimuovere queste notizie. Ma torniamo a Burak Özçivit. Come abbiamo detto, la notizia sulla sua presunta dichiarazione shock sulla nudità in piscina è probabilmente una bufala. Ma anche se fosse vera, dovremmo chiederci: è davvero così grave che una persona esprima la sua opinione su un argomento del genere? Viviamo in una società libera, dove tutti hanno il diritto di esprimere le proprie idee, anche se queste idee possono essere diverse dalle nostre. Ovviamente, ci sono dei limiti, non possiamo incitare all'odio, alla violenza o alla discriminazione. Ma se una persona esprime un'opinione in modo civile e rispettoso, non c'è motivo di scandalizzarsi o di attaccarla. Anzi, spesso è proprio dal confronto di idee diverse che nascono nuove prospettive e nuove soluzioni. Quindi, invece di condannare a priori chi la pensa diversamente da noi, cerchiamo di ascoltare le sue ragioni e di capire il suo punto di vista. E poi, diciamocelo, la questione della nudità in piscina non è certo il problema più importante del mondo. Ci sono tante altre questioni più urgenti e più rilevanti che dovrebbero attirare la nostra attenzione: la crisi climatica, la povertà, la disoccupazione, le guerre, le disuguaglianze sociali. Quindi, invece di perderci in inutili polemiche, concentriamoci sulle cose che contano davvero e cerchiamo di fare la nostra parte per rendere il mondo un posto migliore. E con questo, amici miei, siamo giunti veramente alla fine del video di oggi. Spero che questa chiacchierata vi sia stata utile e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Ricordatevi sempre, verificate le fonti, non credete a tutto ciò che leggete sui social media, e concentratevi sulle cose che contano davvero. Grazie ancora per la vostra attenzione e alla prossima. Ciao a tutti! Non dimenticate di lasciare un commento e di iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale.